Heavy Metal Even. Oggi recensiamo con piacere un disco molto particolare, ripetitivo ma mai noioso, da parte di un duo thrash metal nostrano che bilancia tecnica e sporcizia sonora. Ha ancora senso nel 2024 suonare thrash metal? A istinto saremmo portati a dire di no. Tra le tante band del passato che ormai non riescono più a dire nulla di nuovo e quelle più giovani che appaiono in gran parte derivative e poco interessanti. Tuttavia non si può fare di tutta l'erba un fascio. C'è anche chi riesce a portare avanti il genere in maniera efficace, magari senza neppure distaccarsi troppo dai suoi cliché. È proprio il caso di The Healing Process, almeno per quanto riguarda il secondo disco, Theme and Variation. Questo duo nostrano è nato nel 2020 con un preciso scopo: osare, sperimentare e ridare al genere thrash nuove prospettive che, come detto, l'attuale scena non sa più offrire. Per farlo hanno pubblicato nel 2022 l'esordio Locked Inside Yourself, album di Stop Technical in cui la band mostrava estro e creatività. Per paradosso, il nuovo album, uscito invece lo scorso 27 settembre, è molto più lineare, ma rappresenta lo stesso un esperimento notevole. Come indica lo stesso titolo, Theme and Variations segue l'omonima struttura tipica della musica classica, ossia di disegnare su uno stesso tema musicale. Se a livello lirico il tema è il marcio della società, ce n'è anche uno musicale. Parliamo di un riff thrash più che classico, spesso condotto dal ritmo frenetico della batteria di Enrico Meloni. È un filo conduttore dell'intero album, che può essere visto quasi come un'unica canzone divisa in 9 parti, più che come un insieme di 9 brani. Raccontato così potrebbe sembrare un ascolto noioso, visto che appunto lo stesso riff viene riproposto da Carlo Braccio con poche variazioni tra un brano e l'altro. Ma per paradosso, così facendo, i The Healing Process riescono a essere meno monotoni e più validi di tantissimi altri. Merito in primis di una durata ridotta a solo mezz'ora, che limita la possibilità di tediare. Soprattutto però sono le variazioni sul tema a rendere il disco sempre interessante. La più evidente è nelle liriche, in cui il duo scambia italiano e inglese. Ma anche a livello musicale, Theme and Variations è più complesso di quanto possa sembrare a un ascolto distratto. Da questo punto di vista, il gruppo è abile nell'inserire tanti piccoli tecnicismi e piccole influenze qua e là per rendere il disco più interessante. Non parliamo del classico techno trash, anzi, rispetto a quest'ultimo, la musica dei The Healing Process qui è molto basilare e diretta, anche grazie a una registrazione molto grezza, rivendicata dal gruppo con fierezza nel suo essere in totale autoproduzione. Il risultato di tutto ciò è un connubio interessante, con un equilibrio che funziona molto bene. Per la sua natura così integrata e unitaria non è facile indicare un pezzo che spicchi, visto che più o meno tutto è sullo stesso livello. Potremmo però citare La Servitù, più tagliente della media del disco, grazie anche a qualche venatura punk, oppure Step in Line, preoccupata e riflessiva, anche a dispetto del cantato abrasivo, per merito di un ritmo più vario e belle melodie che fanno respirare bene il complesso. Lo stesso vale per Blefarostat e la relativa coda in chiusura di scaletta. Pur essendo il brano più intricato del disco, tanto da rasentare il prog a tratti, è anche pieno di spunti e melodie che lo rendono profondo a livello emotivo. Tuttavia lo zenith per noi è raggiunto da Punto di non ritorno, una scheggia tiratissima e rabbiosa grazie alla voce di Braccio in una progressione sempre più convulsa fino ad arrivare all'ossessiva fase centrale e quindi a un finale quasi detto. È il picco di un disco non perfetto, questo no. Ogni tanto, per esempio, la ripetitività pesa in negativo. Soprattutto, però, al netto di interludi, le tracce effettive sono soltanto 6. La brevità da questo punto di vista si rivela un'arma a doppio taglio. Nessuno dei due è però un difetto così grave. Anche così, Theme and Variations si rivela ben al di sopra della media del suo genere, onesto, personale e ben fatto. Potrebbe non piacere a chi ama il tipico thrash metal tecnico, vista la poca pulizia sonora e l'eclettismo dei The Healing Process. Al contrario, è più probabile che ad apprezzarlo di più sarà chi preferisce del thrash più diretto. Se lo sei, ti consigliamo di concedergli un ascolto, purché sia completo come merita, non solo di qualche traccia. Siamo abbastanza sicuri che nonostante il tema fisso non ti annoierai, anzi. Voto di Heavy Metal Even 82 su 100. Per oggi è tutto. Ti abbiamo intrigato a proposito del duo nostrano?
Faccelo sapere nei commenti, oltre a mettere il like e condividere il video. Inoltre puoi iscriverti al nostro canale e cliccare sulla campanella degli avvisi per non perdere neppure uno dei video pubblicati settimanalmente. Infine seguici su Facebook, Instagram e Pinterest. Al solito i link sono qui sotto. Ci vediamo la prossima volta!